La cosa geniale di questa pasta è che si forma questa specie di sacca in cui raccogliete il burro, raccogliete il sughetto, e per questo che sono pazzeschi. Il formato di pasta ripiena più buono che c'è. Buongiorno amici e bentrovati in questa nuova avventura Langarola. Siamo sempre nella mitica casa dell'artista che ahimè a breve dovremo abbandonare, perché si è deciso che dobbiamo fare la van life. Perché non siamo artisti. Fuori è una giornata supersonica, come potete vedere. Questa mattina abbiamo lavoricchiato un po', ci siamo fatti un ottimo caffè filtro, 15 grammi di caffè, tac. Tema di oggi, pasta ripiena. In fondo sapete di non volervi perdere questo video. Ma, perché c'è un ma, non andremo via da questa casa senza aver assaggiato la torta di Enrico Crippa. Questa, ragazzi, è la torta di nocciole più buona che esista. Se Enrico Crippa ha accettato di metterci il suo nome, conoscendo quanto è perfezionista, non potrà essere meno di perfetta. So già che è buonissima. Anche il caffè. Fenomenale. Casa dell'artista mi mancherai, soprattutto per le prossime notti. Dove sarà lui, la mia casa dell'artista? Restituiamo le chiavi di casa alla famiglia Ceretto. Dicono tutti che abbiamo un van bellissimo, eh? Hai fatto un sondaggio in ufficio da Ceretto? No, e tutti passano qua e dicono: ma che bello che è quel van! Dai, che siamo in ritardo! E ripartiamo in direzione Fontana Fredda. Lo vuoi un pezzo di torrone dell'antica torroneria piemontese? Forse sto affrontando la rotonda contromano. Ragazzi, non fatelo, ho appena affrontato una rotonda contromano, ma era la rotonda interna di Fontana Fredda. Allora, ragazzi, siamo a Fontana Fredda, che era una volta la tenuta che il re aveva regalato alla bella Rosina. Che era quella per cui aveva delle simpatie. Erano trombamici, si può dire. Per intenderci, lui è il re, lei è la bella Rosina. E all'epoca questo posto era un piccolo paesino, ma adesso chiederò all'ottimo Ugualciati che mi confermerà o smentirà quello che ho appena detto. Ad oggi si può venire qui ovviamente per fare le visite in cantina, per dormire e per andare a mangiare dall'ottimo Ugualciati, che è esattamente dove ci stiamo dirigendo noi. Ciao. Benvenuti da Guido Ristorante. Approfitto del fatto che lo chef è al telefono per farvi vedere quanto è bella questa sala. Tavoli super conviviali e cucinazza a vista. Questa era la sala del fumo, abbiamo fatto restaurare le pipe da oppio. Sembravano tipo delle katane, le pipe da oppio del re. E giustamente Google ha la voce pipe da oppio. Bello qua. Queste qui erano delle feste, che è diventata la sala principale del ristorante. Wow, bellissimo. Adesso ancora. Fontana Fredda il re lo ha fatto per la bella Rosina, giusto? Non lo ha fatto per la bella Rosina, era uno dei suoi possedimenti, gliel'ha lasciato in dono. Ah, ce l'aveva già, ok. Sì. E qui, questo era un piccolo paesino che aveva tutto, aveva la scuola, era Qui come... c'era tutto, c'era la scuola, c'era la chiesa, Piccolo ci sono le borgo. abitazioni, un piccolo borgo. Bellissimo. Questo è il tavolo per amici ed errori di prenotazioni. Esatto, quindi se venite qua... Potreste o essere amici. Esatto. Lasciamo questo dubbio. Esatto. Questa che invece era la sala da pranzo della bella Rosina e di Vittorio Emanuele, qua ci dovrebbe aver mangiato anche Cavour. Wow. Lei è la bella Rosina. Allora, siamo venuti da Ugualciati per imparare come si fanno i plin di Lidia, che sono l'apoteosi della bontà. Che se non sapete cosa sono, alla fine di questo video sarete assolutamente dei professionisti nel farli. I più fedeli di voi si ricorderanno forse che avevamo già fatto un laboratorio con l'ottimo Ugualciati. Avevamo fatto un tentativo fallimentare, però a questo giro non li facciamo noi. Oggi non sbaglieremo perché ci pensa direttamente lo chef. Molto bene, ma mi aiutate. Vai. Facciamo l'upgrade dell'altro corso. Allora, innanzitutto, Agnolotti di Lidia. Agnolotti Chi è di Lidia? Lidia è la mamma e è quella che ha cominciato l'evoluzione del plin. Il plin nasce come piatto di recupero e non è codificato, non esiste una ricetta vera e propria del plin. Ogni famiglia, a seconda dello stato sociale, della posizione in cui era, decideva di mettere dentro il plin quello che aveva a disposizione. Devo dire che è stato geniale perché quello che erano gli scarti di una settimana di frigorifero diventavano il piatto della domenica. Tradizionalmente erano con i 3 arrosti, in realtà poi di vitello ce n'era molto poco, di maiale un po' di più, quello che c'era veramente tanto era coniglio. Noi da quegli anni lì a oggi, mia mamma prima e poi noi, abbiamo fatto un sacco di modifiche che adesso poi vedrete. Le carni nella tradizione venivano cotte tutte insieme, ora vi separiamo ogni tipo di carne e ogni tipo di cottura. Capocollo, lonza, brutto e buono, maiale.
Di qua maiale e di qua manzo. vitello. Poi abbiamo la scarola che metteva mia nonna nel ripieno per tenerlo morbido, per non farlo ovviamente 100% carne. Nel nostro soffritto, olio, un po' di carota e i 4 tipi di carne che andremo a rosolare. Le nostre carote, gli spinaci e la scarola. Le verdure le cuociamo tutte insieme. A noi piace che non sia proprio una sorta di mousse che ti metti in bocca e non senti consistenza. Noi vogliamo che rimanga un po' di morso. Non sfumi col vino. non sfumiamo quello che è. La farina è una farina abbastanza consistente perché deve essere una farina che sia poi elastica. A numero noi abbiamo circa 34-35 tuorli d'uovo per chilo di farina per gli agnolotti, un po' di olio, un po' di acqua. Non mettiamo subito tutta l'acqua e possiamo mettere tutto il sale. Adesso vi spiego perché metto il sale. Deve essere sicuramente legato al mantenimento dell'umidità. Brava Francesca! Sabato hai da fare? Grande Franci che mi hai salvato, perché sennò il prossimo interrogato ero io. Il sale, come diceva giustamente Francesca, serve a mantenere per quel tempo minimo che ci serve la pasta un po' più umida in maniera da poter attaccare i lembi del nostro foglio e mi dà quel tempo che mi serve per riuscire a impastare. Diciamo che dopo un po' che la impastiamo bisognerebbe lasciarla riposare qualche secondo per lasciar Rilassare la maglia glutenica. Sei preparatissima e rischi molto di trovare un ulteriore impiego. Franci, se la smettiamo di fare la secchiona poi. Con tutto il tempo che passiamo nelle cucine, qualche cosa ci rimarrà attaccato in Meno testa, male, no? meno male, meno male. Allora, lasciare riposare solo 2 minuti. Noi siamo del partito pasta non eccessivamente sottile. Di pure la parola spessa senza paura. Spessa, No. va bene, mi piace spessa la pasta, ok, lo ammetto. Faremo una pasta giustamente spesse. Bravo, mi piace. E che peraltro va a equilibrare quello che è la dimensione di un plin Un po' più un grande. po' più grande rispetto al plin tradizionale. La cosa meno costosa era la pasta. Qualcuno metteva 2 uova su 1 chilo di farina e qualcuno magari riusciva a metterne 5. Noi siamo passati da 5 a 35, quindi è ovvio che non è più la parte che costa di meno nemmeno la pasta, non è una questione di risparmio, ma una volta cercando di risparmiare in quel modo lì cosa facevano? Tanta pasta, poco ripieno. Più li fai piccoli, più hai pasta e il ripieno sempre meno. Siccome abbiamo valorizzato una ricetta con delle carni piemontesi, abbiamo codificato questa ricetta nel corso di tutti questi anni, ha aumentato la dimensione del plin per arrivare ad avere un 55 di ripieno e 45 di pasta, in maniera che quando lo metti in bocca ti esploda comunque questa nocciolona di ripieno che mettiamo dentro. Il plin normale è intorno ai 2,5 grammi, 3, massimo 4 di peso, il nostro pesa 12. Bello cicciotto. Bello cicciotto. Questo è tritato con del tritacarne, con una maglia abbastanza grande. Ok. Importante, come dicevo, da fritare freddo. Sarà freddo ma è buono. Prendi una sacca poche. Noi abbiamo necessità di avere un po' di farina per lo spolvero. Non mi sta in camera. Non mi sta neanche nelle braccia. E poi adesso parte la fase complessa. Difficile. Adesso facciamo qualche errore appositamente. Noi li abbiamo commessi tutti. Appositamente. No, appositamente no. Qua ci sono i 2 errori più classici. Poi da qua ripartiamo invece con quello che dovrebbero essere quelli giusti. La so. La sai? Mi offro volontario, penso di saperla. Allora, un errore è che hai messo 2 pallette troppo ravvicinate. Giusto. Questa qua, easy. E l'altra che le hai messe troppo lontane. Cioè, E ho capito, fammela dire, madonna che secchiona, Dio mio. partiamo da quelle troppo larghe, che sono queste. C'è troppo spazio tra uno e l'altro. E poi queste qua che sono troppo vicine, a me non passano le dita. Allora, la prima cosa, non so se l'avete notata, io ho fatto apposta a non dirvelo per vedere se ve lo ricordavate, ma non ve lo ricordate. Sì, aspetta, la so. Sentiamo. Che devi fare attenzione a evitare che rimanga l'aria dentro. È bravissimo, quasi più bravo Hai di visto? Francesca. Quindi cosa facciamo noi? Non li chiudiamo davanti. Con la mano destra io fermo l'aria che potrebbe tornare indietro. Con questa accarezzo un po' il ripieno e vado a chiudere. E vado avanti in questo modo qua. Andiamo adesso al taglio. Non ho assolutamente chiuso davanti, si chiuderà solo con questo passaggio qua. E cominciamo. Tagliamo davanti un paio di millimetri davanti al bordo anteriore vicino al ripieno. Se io taglio come dovrei tagliare a metà, il risultato è questo. Se lo taglio troppo vicino, nel momento in cui si gonfia leggermente per cuocere, lui tende a scoppiare. Quindi noi dobbiamo lasciargli un giusto fiato sui lati, ma così è troppo perché diventa una caramellona. Allora, Franci, visto che questi sono sbagliati, perché non assaggiarli crudi? Buonissimi. Ragazzi, il profumo della pasta fresca cruda. Questo è quello sbagliato.
No, fidati che è giusto. Allora, la cosa che ti fa godere già solo ad assaggiarli crudi è che in bocca la pasta è proprio elastica ed è proprio un morso piacevole. I plin vengono abbattuti. Spieghiamo perché vengono abbattuti, così sfatiamo un mito. I plin vengono abbattuti per una questione di manovrabilità soprattutto. Se io li metto un'ora in frigo, la condensa caldo e freddo me li fa diventare tutti bagnati, loro si appiccicano tutti e io li spacco tutti. Quindi per poterli tenere tutti belli separati uno dall'altro senza che si rompano eccetera eccetera, l'unica soluzione è quella di abbatterli. Quando vengono a galla è il segnale... No, quelli sono gli quelli sono gli bravo, ma volevo vedere se eravate preparati. Se io ero preparato. Sono cotti dopo 3 minuti e mezzo, 3 minuti e 20. Qui abbiamo invece quello che prepariamo per condirli, che è un'emulsione, fondo di cottura, dello stinco del ripieno e burro. Mediamente è 1 a 2. Dipende dall'intensità sia del burro che del fondo. Ma 1-2 dove chi è 1 e chi è 2? 1 è il burro e 2 è il fondo. Ok, ma questo lo dico nel caso da casa qualcuno volesse replicare la ricetta dello chef. E da quanto è la porzione? Normalmente 7. Alle volte 6, dipende dalla lunghezza dei menù, e alle volte 8, 9, 10. Ma se vuoi esagerare non è un problema. Poi clienti appunto storici che vengono da noi, che vedi scritto sulla lavagna agnolotti 15. Si fanno le dosi, diciamo così, a Custom. Ragazzi, io vorrei commentarveli, ma a parte che preferisco mangiarli, ma poi credo che si commentino da soli. Ma quando avevamo fatto il corso non li avevamo assaggiati, vero? Cioè qualcuno li aveva portati a casa. Io avevo portato a casa i miei, non i tuoi. La cosa geniale di questa pasta è che si forma questa specie di sacca in cui raccogliete il burro, raccogliete il sughetto, e per questo che sono pazzeschi. Il formato di pasta ripiena più buono che c'è. Posso dirlo perché sono piemontese, quindi io te lo dico. Se crudi erano pazzeschi, cotti sono un'altra storia. Io vorrei tanto dirvi che i plin in Langa, ovunque li mangiate, cadrete comunque bene. No ragazzi, ci sono tanti plin buoni, indubbiamente. Venite qui e scoprite veramente cosa vuol dire mangiare gli agnolotti del plin, perché sono una roba clamorosa. Visto che Ugo è super gentile e disponibile, ce ne approfittiamo spudoratamente per farci fare il raviolo di Nino Bergese. È stato uno dei primi grandi chef italiani, era soprannominato il re dei cuochi e il cuoco dei re perché cucinava per la nobiltà piemontese. Alcune sue ricette sono diventate iconiche. Il libro che aveva scritto è un libro che dovrebbe diventare il libro di testo probabilmente degli istituti alberghieri. Io l'ho conosciuto purtroppo quando ero molto molto piccolo, veniva a trovare i miei genitori, erano amici e mi vedeva che io pacioccavo, quindi mi viene il dubbio che sia stato anche lui a spingermi un pochettino verso questa passione. E quindi adesso facciamo il raviolo. Sì. Diamo una battuta agli spinaci, ricotta fresca, sicuramente un po' di sale che mettiamo subito e il nostro pepe. Sfido la sorte e prendo un uovo solo, sperando di non romperlo. Poi qua non ce ne fossero già abbastanza fuori di uova, ne mettiamo anche una dentro, così almeno siamo tranquilli che la nostra dose settimanale di uova ce l'abbiamo. Ah ok, io pensavo che l'avresti fatto con la sac à poche. Si può fare in tutti e due i modi, sì. Basta essere più o meno precisi nella quantità. Qui un goccino di collante, che è solo acqua ovviamente, però glielo mettiamo perché siamo più tranquilli. C'è un profumo di pasta fresca all'uovo. Qui sul tema dell'aria bisogna sempre fare molta attenzione perché sennò ti si aprono in cottura. Questi ovviamente se li fai devi fare espressi sul momento. Questi sono da fare espressi, è inutile dire che sono molto delicati. C'è il grosso vantaggio che un raviolo è una porzione. Certo, quindi diciamo che velocizziamo leggermente la situazione. Qui non può arrivare quello che ti dice 15 come nel caso dei plin. Non lo so, perché abbiamo dei clienti curiosi, quindi magari qualcuno 15, magari no, magari 3 sì. 2 minuti e mezzo, fonduta di parmigiano. Qualche altro ingrediente godereccio lo vogliamo aggiungere? Ah, basta, c'è tutto. C'è un silenzio religiosissimo durante questo impiattamento. Tra l'altro quello che vi sembra comune pepe in realtà è una super chicca. È un pepe che noi facciamo rigenerare in vino bianco e GNP in maniera che rimanga molto aromatico e molto fresco. Allora, Franci, momento clou. c'è lo chef qui che guarda giustamente per vedere. Cola.
Non potete capire quanto sono felice perché io ho visto questa ricetta anni fa su un libro e da allora sogno di poterla assaggiare. E da oggi anche voi. Cosa ti devo dire? Cioè... merito di Nino Vergese, non mio, l'ha inventato lui. Capito che è il professionista tra me e te. Così si tagliano i piatti per YouTube. Così si taglia, Cioè, l'hai tagliato come se fosse una fiorentina. Non voglio appositamente mettere in competizione i plin di prima con questo, perché si tratta di dire chi è più forte tra Ronaldo e Messi, quindi non entrerò in questa diatriba. Però ragazzi, questo è un altro piatto e dico una frase che lo chef mi odierà, ma sapete di volerlo ordinare quando venite qua. Guardate come ride il mio sous chef. Esatto, era lui ride. Grazie mille chef, abbiamo goduto come non mai. È stato un piacere. Povero Eugenio che si dovrà smazzare tutti i ravioli di Nino Vergese che voi andrete a ordinare prossimamente. Ragazzi, scherzi a parte, è inutile far parole, avete visto, i plin fanno paura, il raviolo fa paura. Questo posto si chiama Guido Ristorante, sta dentro Fontana Fredda. Lo chef Ugualciati è un'istituzione della cucina piemontese qui in Langa. E se venite qui c'è sia il ristorante gastronomico, che è appunto quello dove eravamo adesso, sia l'osteria. Basta. Later. Bene amici, siamo tornati in quel di Barolo e stiamo per far visita a una vera e propria leggenda del vino, grazie all'intercessione dell'ottimo Jacopo Dosio, che a breve vi presenteremo. Grande Jacopo, come stai? Tipo turista tedesco. Sempre, io vado sempre a fare il turista. Diceva Jacopo che nessuna telecamera è mai entrata in questa cantina, quindi esclusiva cosa mangiamo E non oggi. sappiamo ancora se entrerà, tra l'altro. Tra l'altro, giusto per farvi un'introduzione, perché noi non introduciamo mai nessuno perché diamo scontate cose che magari per voi non lo sono. Jacopo Dosio, sommelier del ristorante Piazza Duomo, dove ci avete già visto entrare diverse volte. A few minutes later. Siamo da Gianni Canonica. Allora, noi ammettiamo la nostra ignoranza, era un nome su cui non avevamo studiato. Però parlando con tutta la rete di persone con cui parliamo, quando abbiamo detto andiamo a trovare Gianni Canonica, tutti quanti ci hanno detto cosa? È una leggenda assoluta del mondo del vino. Quindi abbiamo un hype che capite che è leggermente altino oggi. E adesso ti chiediamo un po' di cose. Allora parto dal fondo. I miei volevano che facessi il liceo. Mia madre si è impuntata, vuol fare l'enologica, gli lasciamo fare l'enologica. Certo. Ma perché non volevi studiare? Mi piaceva latino. Poi finito la scuola ho iniziato a guardare la vigna. È nato così. Ho avuto la fortuna di avere un professore che faceva delle teste così per lasciare l'erba nelle vigne. Diceva, bisognerebbe girare tutte le cascine di Langa, quando si vede una fresa, sequestrargliela. Però sono quelle cose che ti rimangono. I primi vini li facevo senza solforosa, senza chiarifiche e nessuno lo voleva. Ma nessuno lo voleva perché per principio? Perché ok, quindi neanche senza assaggiarlo. La vigna in questione di cui stai parlando è il Paiagallo. Comunque sempre lasciando dosi bassissime di solforosa. Poi sono arrivati i primi due importatori giapponesi che cercavano un certo tipo di vino e hanno comprato tutto. Io mi ricordo che a un certo punto tu mi hai detto ci sono state delle annate che addirittura io non ho imbottigliato e comunque in quegli anni lì il mio vino lì non lo voleva nessuno. Sì, perché in Giappone si dice se tu vuoi bere il vino naturale vai e lì lo trovi. Tantissimi produttori della sua categoria parli con loro e dici qual è il tuo mercato importante? Il Giappone. Perché loro sono stati da sempre più legati a questo tipo di agricoltura. Quando sono arrivati qui che cercavano quel tipo di prodotto effettivamente forse c'eri solo tu che facevi questa roba qui. Sì, pochi. Adesso sì. Però pensate, lui è passato da fare questo tipo di vino qui e fare fatica a venderlo al fatto che arrivasse un importatore che ti diceva guarda io su te lo compro tutto. E infatti tu per riconoscenza ancora oggi quanto vendi in Giappone? Quasi metà va in Giappone. Ok. E quante bottiglie? Esatto, quante bottiglie? In tutto sono 10.000. Ok. Con 3 vini. Perché non è una cosa comune di esportare così tanto in Giappone per gli altri? Avere un mercato unico, comunque avere un mercato al 50% che compra il tuo vino è rischioso anche comunque. Poi vabbè loro fanno numeri piccoli, però è rischioso, le aziende cercano di diversificare ma anche per fare anche solo posizionamento, per far conoscere i loro vini, poi anche solo un po' per ego uno vuole sapere che il suo vino è New York, Vancouver, Londra e Parigi, esatto. Venivano espiantati nei nebbioli per piantare i dolcetti, che Barolo non lo vendevi. Perché non si vendeva il Barolo negli anni '80? Non era conosciuto, non era un vino che piaceva. Poi il dolcetto lo vendevi l'anno dopo, 4 mesi vendevi solo. Il Barolo dovevi aspettare. Barolo dovevi aspettare. Cioè, per cui non è passato tanto tempo da quei tempi là. E quelli della vedere se lo ricordano. Attualmente che tipologie di vino produci? Allora, Langhe Nebbiolo? Questo Barolo qua è un Barolo di Grinzane Cavour. E hai sempre fatto queste tre? Facevo la Barbera. Ok. Ma Barbera era il vino per la famiglia. Poi l'abbiamo tolto per via della flavescenza. Prima annata? 83.
Hai venuto voglia di allargarti e di comprare, o di affittare o di fare? No? Come mai? Sono in pensione, sono pensionato, ho sempre fatto fatica a dover lavorare vigne non mie. Le vigne sono sempre state tue, quelle Sì, che hai lavorato, sì, e anche le uve. sì. E... Una vigna affittata non la sentirei mia. Ah, Non ok. so spiegare. Magari è una cacchiata. Ma no, una cosa ha senso, mia, una ha cosa senso. mia. Non... Ci vogliono 20 anni, 30 anni, 40 anni prima che il suolo si riabitui a essere lavorato con cognizione. esempio sei anche in affitto. Che te lo fa fare? C'era tantissimo humus. Quando sono arrivati i concimi chimici provati, Con i concimi chimici funzionava molto meglio. porca arrivava miseria, il problema, papà facevi il doppio, cioè senza fare qualcuno niente. forse- Il problema è che col concime chimico tu acidifichi molto il terreno e l'humus va via. Se ci fosse adesso 1 centimetro di humus sul terreno, cambierebbe da così a così. Ma quanto ci mette a crearsi l'humus? Esatto, infatti... Una vita. Sono 2 i suoli migliori. Uno è il bosco o i prati poliennali, perenni, in cui non fai niente, in cui tagli le erbe e basta. Allora, io volevo segnalare che per colpa di Jacopo e non per colpa nostra, Giovanni è costretto ad aprire una bottiglia incredibile. L'ha fatto con piacere. Sì, sì. Un Barbera 2017. No, perché io non ho mai assaggiato la sua Tu Barbera. hai capito adesso perché lui ci ha accompagnato, perché doveva arrivare lì, capito? Esatto. Grazie. Stiamo dando un po' di ossigeno a questa Barbera perché ha bisogno di aprirsi un pochino. Ci facciamo un bel giro in cantina, un attimino di ossigeno, torniamo e ce la godiamo. Allora, dopo aver sbevazzato cose buonissime, scatta il girettino in cantina. La terminologia si impoverisce. Sì, esatto. Il Barolo Paiagallo che abbiamo bevuto poco fa viene da quelle vigne lassù. Altissima tecnologia. Cioè tu etichettavi con quella. Tu metti la bottiglia così, Poi ok? metti l'etichetta, poi la tiri su, metti la prima fascetta e la seconda. Ok, per 10.000 volte. Sì. Che Giovanni ci sta facendo assaggiare tutto il repertorio praticamente. Ma noi lo assaggiamo volentieri. Quando ci soffermiamo troppo tempo a bere, poi nascono idee malsane. Cosa succede? Che ci siamo trovati talmente bene qua con Giovanni, la sua famiglia e con Jacopo, che adesso scatta una grigliatina alla casa dell'artista. Io ho già detto, noi mettiamo la casa, proviamo a far guidare Franci, vediamo cosa ne esce fuori. Questo lo blerrate, però penso che tutti capiranno che cosa vuol dire. Dai Franci, ecco, si è già spento il motore. A me capisime fosse, fidete. Devo sgasare, no? Non lo so, la patente dovresti averla. Sì, magari toglierei il freno a mano, potrebbe essere una soluzione. Let's go! Dai che dobbiamo arrivare a casa e accendere il fuoco. Allora, non ho mai avuto a che fare con un Ophir, però, voglio dire, il fuoco è sempre il fuoco, no? Le ultime parole famose. Qua c'è della simpaticissima legna. E vite, utilizza quello lì che è particolarmente secco. Perfetto, no? La vite. Sì. Ci sbattiamo dentro un paio di viti. Ok. Così, ok. Poi io ci metterei un altro paio di quelli lì che adesso si bruciano. Ok. Così. Vai Gianni. La carta la mettiamo qua. Adesso ti prenderai tutti gli insulti dei Beh, grandi sicuro. fuochisti. Dopo mezz'ora che smanettavamo con la carta ci siamo accorti che c'erano in realtà i firelighter. Later that same evening. E adesso parte tutta una situazione di griglia, ragazzi, bellissimo. Abbiamo apparecchiato la tavola, abbiamo acceso il fuoco. Ovviamente Giovanni ha portato il vino, Jacopo ha portato un'altra roba, ha portato anche la musica addirittura. Noi ci vergogniamo un po' perché in tutto questo non abbiamo messo manco la casa. Chiaramente Jacopo si è presentato con la ragazza che fa la chef sempre da crippa e quindi li abbiamo messi a lavorare. All'occasione Dosio diventa anche chef. Attenzione, c'è dello stile. Non è la prima volta che lo faccio? Ma possiamo replicarla questa situazione che noi veniamo qua a mangiare e dormire gratis, voi venite a cucinare? Tu volevi, vero, cucinare qualcosa, Franci? Sì, mi sono proposta seriamente, ma mi stanno... Guarda Jacopo che sembra vero, sembra che sappia veramente quello che fa, invece sta tagliando cose a caso. So già che mi odierò una volta tornato a casa perché sto facendo troppe inquadrature di questa situazione, ma ragazzi capite che non mi sembrano mai abbastanza. Tavola apparecchiata, check. Franci, io e te stasera ci saremmo accontentati anche di un Burger King, cioè non era il caso. Infatti noi mangeremo gamberoni grigliati, ma semplicemente perché ad Alba purtroppo non c'è il Burger King. Saluto gli amici di Burger King che so che ci guardano sempre. Che strana questa situazione che io stanotte dormo lì e adesso mangiamo lì. Situazione fagiolini, situazione pomodorini per successive bruschette e situazione patate.
sappiate che se vengono bene è merito del mio fuoco. Franci, quanto siamo stati bravi con sto fuoco, eh? Alla faccia di chi dice che la griglia è una roba da uomini. Bene, siamo pronti per la cena, sul tavolo c'è ogni ben di Dio. Vorrei dire che è stato merito di Jacopo, ma non è così, è tutto merito di Lenia. D'altronde dietro ogni uomo c'è sempre una grande donna, ricordatevelo. Vi saluterei qua, ragazzi, così siamo di compagnia e passiamo una bella cenetta. Con voi ci vediamo domani.